benvenuto su Heavy Metal Heaven. Oggi celebriamo il 10° anniversario dall'uscita di un viaggio nelle emozioni, nella notte tristemente dimenticato, visto quanto rasenti la perfezione. Ci sono dischi che sono più di semplice musica, dischi legati a emozioni, a momenti e a connessioni. La retrospettiva di oggi è anche una storia di connessioni, perse oppure mantenute nell'arco di oltre un decennio, in cui tra l'altro Heavy Metal Heaven ha un ruolo centrale. Era il dicembre del 2014 quando, con la vecchia webzine, allora poco più di un blog gestito dal solo Mattia, entrammo in contatto con Matteo Gruppi per una richiesta di recensione. Fu l'inizio di una lunga collaborazione, in cui il nostro caporedattore recensì diversi dischi dei due progetti di questo polistrumentista piacentino. Ma andò anche oltre Heavy Metal Heaven. In effetti, almeno per ora, l'unico disco pubblicato da un progetto musicale di Mattia e di un suo amico, la ambient band Failure, è stata proprio uno split album con uno dei progetti di Matteo, Il Vuoto. Attraverso questa esperienza e attraverso quella delle svariate richieste di recensione si era venuto a creare un legame almeno di buona conoscenza tra Matteo e Mattia. Un legame che però poi negli anni è venuto meno, un allontanamento naturale, ma forse dovuto in piccola parte anche alla cessata attività musicale del primo. Tuttavia c'è una connessione che non è mai sparita, quella tra il nostro caporedattore e tutto ciò che Matteo Gruppi ha prodotto a livello musicale nella seconda metà degli anni 10 del 2000. E in particolare quanto fatto con l'altra sua one-man band oltre al vuoto, ossia Chiral. Considerabile come il suo progetto principale, visto che il musicista piacentino si identifica anche col nome stesso di Chiral, è nato nel 2013. All'inizio lo stile scelto era un mix di doom, death e black metal, ma ben presto quest'ultimo genere ha preso il sopravvento. Anima i due split con cui abbiamo conosciuto la one-man band in cui il suono si è raffinato. Un processo breve ma intenso che ha portato alla fine Chiral a esordire sulla lunga distanza in maniera eccezionale con Night Sky il 10 settembre del 2015. Si tratta di un lavoro che a 10 anni esatti dalla sua uscita non ha perso una briciola del suo splendore, anzi, dopo tanti ascolti, la sua carica di sensazioni notturne, sognanti profonde è rimasta avvolgente, come un caldo abbraccio mentre si osserva l'immensità di un cielo pieno di stelle. Per evocare tutto ciò, Chiral usa un black metal atmosferico, raffinato sia in fatto di maturità sia nel senso letterale della parola. È un suono maestoso, spesso lento e a tratti solenne, che punta moltissimo proprio sull'evocazione di emozioni. Ciò viene fatto anche attraverso il comparto melodico, un altro punto di forza assoluto di Night Sky. È molto sviluppato e le strutture semplici fanno sì che le armonie siano molto efficaci a presa rapida. Sono scandite a tratti da elementi ambient, un genere verso in cui la one-man band tende spesso, e altrove da copiosi influssi di carattere folk e neo-folk, mutuati dagli Agalloch. Il risultato si colloca tra il genere più atmosferico, caratteristico proprio degli Agalloch, e il black metal moderno di stampo americano. Tuttavia nessuno dei due è ripreso in maniera derivativa, anzi, il progetto Chiral ha una gran bella personalità, fatta di melodie riconoscibili e di un'eleganza poco comune, specie per un progetto che allora esisteva da giusto un paio di anni. Soprattutto però c'è la classe del musicista omonimo. A livello compositivo ogni dettaglio è piazzato con maestria al suo posto, dimostrando una consapevolezza e una maturità ancor più rare. Viste queste premesse non serve dire molto altro. È la musica a parlare da sola, a partire dall'opener My Temple of Isolation, che peraltro chi ha scritto queste parole ritiene il pezzo meno dauro di Night Sky. Rimane però un vero gioiello, calmo, riflessivo, di norma piuttosto semplice, brilla per la sua maggiore intensità folk, tra passaggi agalocchiani di ottima delicatezza e altri più black, che però non perdono mai il substrato di chitarre pulite. Le melodie di queste ultime sono bellissime, danno un paio di marce in più a una traccia sognante, molto carica di emotività, dal lirismo palpabile. Non parliamo poi della spettacolare chiusura con Beneath the Snow and the Fallen Leaves. In media più fredda e tetra di tutto ciò che l'ha preceduta, con la sua anima più black e classico, attorniata da molti influssi ambient, non manca però di profondità emotiva. Una profondità che poi prende il sopravvento, trasformandosi in un'aura dimessa dall'arrivo in scena di meravigliose melodie, folk e ambient, con cui Chiral fa di nuovo centro. I picchi assoluti della scaletta sono però le due parti di Nightside. La prima, Ever Black Fields, alterna momenti black metal più feroci a tratti nostalgici, contemplativi.
con le loro influenze ambient e a tratti anche sinfoniche ti fanno viaggiare nel cosmo, con in più venature folk e momenti in cui le due componenti sono più mescolate. Il tutto volto alla creazione di un'atmosfera fantastica, calorosa e rassicurante, come un dolce manto che ti ricopre senza mai lasciarti al freddo nei suoi 18 minuti e mezzo. La seconda, Sky Wonder, non è da meno. I temi musicali sono simili, ma scanditi di più dall'anima folk di Kieran, con melodie che variano di più e rendono il tutto quasi sereno. È una serenità malinconica, dolce, a tratti trionfale, con in più qualche sprazzo di black metal, ma anche tanta tranquillità, che a tratti tocca vertici poetici di raro splendore. Punti deboli, invece, ne abbiamo? Uno, molto piccolo, può essere considerata la registrazione. Fosse stata più pulita anche solo di poco, forse avrebbe valorizzato meglio la scaletta. Ma è davvero un dettaglio da poco, che non inficia quasi Night Sky, un lavoro magnifico che sfiora quasi la perfezione. In questi 10 anni non ha perso un colpo rispetto al passato, anzi forse, dopo tanti ascolti, appare persino meglio rispetto a come lo avevamo valutato all'epoca dell'uscita. Ed è molto triste il fatto che sia il disco, sia il nome del progetto Kiral siano oggi dimenticati. Per compensare questo problema non possiamo che consigliare di riscoprirli e ritirarli fuori da un immeritato oblio. Se ti piacciono black metal atmosferico, moderno e dintorni, sarà difficile che te ne pentirai. Voto di Heavy Metal Heaven 97 su 100. Per oggi è tutto. Ti abbiamo incuriosito su questo splendido viaggio emotivo? Dicelo nei commenti oltre a mettere like e a condividere. Ti invitiamo inoltre a iscriverti al canale ed attivare la campanella delle notifiche per non perdere neppure uno dei video che pubblichiamo ogni settimana. Infine siamo anche su Facebook, Instagram e Pinterest. Trovi il link qui sotto. Ci vediamo la prossima volta.